you, David and Roberto, for being here tonight. I'm going to ask you just a couple of very quick questions. The first one is, when did you guys meet? What was the first impression you got of each other? So, David, what impressed you most about Roberto? I fell in love with the Mediterranean and cooking in the Mediterranean for many reasons. One of them is that I find that California, where we are, this stretch of the coastline in California where we are, with the products and the climate very much resembles, a lot of the Côte d'Azur and the Ligurian coast. I had a lot of interest in the food, and I was very curious in opening my restaurant to do research, and immediately starting to do research, especially with Ligurian cuisine. Roberto's name popped up because of his association with pesto and everything he's done to elevate the awareness of pesto and how it used to be made by hand. I just emailed him out of the blue just to get some information, and we immediately had a connection. We started talking almost immediately, exchanging ideas. I was very excited. Next time that I was in the Côte d'Azur, Robert made a fantastic effort to come and visit me. He drove all the way from Genoa to Nice and Malta, where I was staying, and we spent a couple days together. And I came over to visit. It's been a friendship that grows every year, more and more. Cosa ti ha colpito di più di David quando l'hai conosciuto? Ma io quando appunto si è presentato, mi è stato presentato, non lo conoscevo, non ho avuto neanche il tempo in quel periodo di approfondire, però ho aspettato di conoscerlo. E quando ci siamo incontrati la prima volta ho trovato una persona di grande competenza, di grande curiosità, di grande umanità, ma soprattutto un uomo, una persona vera, interessata, che voleva approfondire. Poi dopo questa cosa ha preso ancora più valore perché ho scoperto che cosa era David Kinch, la sua professione. Questo ha dato ancora più valore all'aspetto umano, che secondo me è una cosa principale. Curiosity. We talk about how being curious, wanting to learn more and to understand more, and being excited about new knowledge and new information. And Roberto has this in his passion for everything that he does. I find that tremendously compelling, and that's one of the reasons why I like to hang out with him. How do you think that fine dining can embrace traditional cooking like you did tonight? Fine dining, what does fine dining mean? Fine dining tends to be expensive restaurants, more of a luxurious experience. And there's many different kinds of luxurious restaurants. Many of them I have no interest in whatsoever. For me, the best luxury experiences, the best where you pay good money for really the best quality experiences, the ones I find most interesting are the ones that embrace a local cuisine or a local culture and take it to another level, a new reinterpretation of it. There's many fine dining restaurants that you can pick them up and you can put them in Barcelona, New York, London, Singapore, Tokyo, and it doesn't matter. It doesn't matter because the restaurant, it's an international style of restaurants. But for me, the best restaurants are usually a chef or a person who runs the restaurant that has a tremendous passion and an attachment to a certain place. And for me, these are the very best restaurants. In che modo pensi che la ristorazione di livello possa abbracciare la tradizione e la cucina più locale? Questa è stata la dimostrazione, no? Che anche la cucina tradizionale, la cucina locale può essere portata ad alti livelli, e questo può essere l'anello di congiunzione. Quando uno chef, no, ha la tecnica e la cultura per lavorare ad alti livelli di cucina e applica questa cultura a piatti della tradizione locale e li eleva e li porta ai loro massimi livelli, alla loro massima potenzialità. L'abbiamo visto questa sera con la misciua, l'abbiamo visto questa sera con la torta di bietole, l'abbiamo visto questa sera con il pesto, no? con l'avocado che poteva lasciare perplessi, però perché sono piatti della tradizione che però hanno avuto quel tocco, quella finezza, quell'attenzione che magari il cuoco, diciamo, meno preparato, che ha meno esperienza non riesce a trovare quella chiave di lettura. Questa è una cosa che mi ha colpito di David, che trova sempre
la chiave di lettura del piatto, quindi lui assaggia una cosa e capisce qual è la chiave che può rendere questo piatto importante. The key is the green sauce per il capomaggio, per esempio, ha detto la prima volta che ci siamo visti. Non è così? È vero. Se no sono verdure cotte e basta. Giusto. I can ask you what your projects are for the world food and cooking. Well, if we could predict the future, I would not be in the restaurant business. My projects, ever since I closed my gastronomic restaurants after 20 years. I really loved doing it, but also it became much more of a chore. It became very, very difficult. The demands physically on my body were starting to affect my health, and I wanted to live the last part of my life not being tied down into a kitchen. I have 2 other restaurants. I have a bakery that is growing rapidly. We have 5 stores, and we plan to grow more. I have plenty to keep me busy. I'm cooking in a much more very casual style. I spend a lot of time at Mentone, which I love at this point in time in my life. I'm doing some consulting projects in the United States and in Mexico, where I have a house. And we have some very big news coming out very soon with the Manresa property, where the old restaurant used to be. There's going to be a brand new project coming in, and I will be consulting with them as well. Thank you so much. Roberto, tu hai un'opinione di dove sta andando, dove andrà secondo te il mondo della ristorazione, o perlomeno il tuo mondo della ristorazione? Beh, il mio mondo è destinato a vivere momenti complicati, perché noi sappiamo che in questo momento c'è una carenza di manodopera importante e rischierà di mettere fuori gioco tante attività piccoline che non avranno la forza di adeguarsi, di adeguare i menù, di adeguare i sistemi di lavorazione e il prezzo. Quindi da un lato ci sarà, io temo, in Italia perlomeno, un po' una falcidia nei prossimi anni di piccole trattorie di qualità che magari non hanno più la conduzione familiare e hanno difficoltà a reperire il personale. Qualcosa stiamo già vedendo. E in generale il mondo del cibo dovrà andare, si dividerà molto, no? Tra la produzione industriale, ciò che viene in piatti pronti, le persone cucineranno sempre meno, quindi vivranno l'esperienza della cucina sempre di più fuori casa. Il problema sarà poi trovare locali che ti possono offrire un'esperienza reale, un'esperienza vera. Noi diciamo, no? A Genovese si fa cucina tradizionale non rivisitata. Questa è la moda, no? Quella di rivisitare, di cambiare, di adeguare, di modernizzare. Noi facciamo la cucina della nonna, quella che si fa in casa, solo che le nonne non cucinano più, e quindi lo stoccafisso non si fa più, e quindi le trite in casa non si fanno più, e quindi certe cose sono abbandonate e qui le puoi trovare. Allora in questi locali di questo tipo si possono ancora trovare, questa dovrà essere la differenza. E da qui poi vedremo. Mr. Kinch, it was such an honor meeting you and a pleasure to have you here. You really are an immense cook or chef. Thank you. Better and a great human being. So thank you very much. My pleasure. We had a great working. Sorry. Working with the team here. We had a great time. We had a lot of fun. We exchanged ideas. It was great to work with different people. I think everybody had a very positive